Bentornati utenti carissimi. Allora, continuando sempre, come ho detto qualche giorno fa, nella falsariga degli antivirus, oggi si continuerà a parlare praticamente di questo argomento e in particolare in questo video vediamo cosa serve oltre all'antivirus, quindi se l'antivirus basta, perché tutti, come per esempio io, già ne parlo, l'ho detto da una settimana e anche più, ho fatto anche video all'inizio dei migliori antivirus 2023. Vi ricordo che fra pochissimo faremo anche e concluderemo questo ciclo con i migliori antivirus del 2024. Vediamo se è rimasta invariata, se è rimasto invariato il mio pensiero oppure è cambiato qualche cosa. Quindi, continuando su questa falsariga, tutti ne parliamo. Ovviamente si devono installare gli antivirus, non possiamo permetterci di lavorare sul computer senza antivirus, però vediamo se l'antivirus serve soltanto l'antivirus oppure dobbiamo accoppiarlo a qualche altra cosa. Già diciamo facendo un sunto per esempio del mio canale, perché io parlo del mio canale, di tutto quello di cui ho parlato, abbiamo visto sì che gli antivirus possiamo insomma andare a montare anche un base con quello che permette di fare solo il base, oppure andare a mettere un 360, per esempio Norton, per esempio Kaspersky, quello che sia, quindi computer antivirus, scusate, che siano comunque, che abbiano una protezione a 360 gradi, quindi i classici o total security come per esempio fa il Norton o anche per esempio gli internet security, quindi come altri antivirus e potrebbero essere anche lo stesso ESET, Smart, quello che sia. Quindi partendo dal presupposto che già abbiamo anche in precedenza capito la differenza che c'è fra antivirus free cosa offrono e quelli invece total security o internet security cosa offrono. Quindi essendo che questo video proprio vi fa capire che in più possiamo mettere qualche cosa, ma questo qualche cosa è effettivamente? Ebbene sì, potremmo andare a mettere un bellissimo, che farebbe una accoppiata vincente, un bellissimo anti-malware, perché la gran parte di virus praticamente sono malware, ne esistono di virus veramente tanti, Trojan, insomma, worms, quello che sia, però quelli più pestiferi possibili per un utente possono essere soprattutto malware che vanno comunque cambiando abbastanza spesso. Quindi in questo caso a che è rivolto montare effettivamente un anti-malware? Ora vedremo cambiando inquadratura quale. È rivolto a quelli però che montano e installano soprattutto antivirus gratuiti. Perché? Perché l'antivirus gratuito abbiamo detto che è un antivirus di base, quindi a sua volta ha soltanto la protezione da virus. È raro che troviamo un antivirus che faccia anche anti-malware, perché quello lo troveremo su un internet security o su un total security, in più oltre a tutte le altre cose che offre un total security o un internet security. Quindi in questo caso ovviamente il video è rivolto assolutamente a tutti, però facciano attenzione soprattutto quelli che montano antivirus free base, che possa essere Microsoft, che già stoppa la gran parte di malware. Veramente Microsoft è spettacolare su questo senso come antivirus. Chi potrebbe montare ancora la BG, chi potrebbe montare, ahimè, ancora l'Avast, insomma, quindi rivolta a queste persone che possono usufruire di una maggiore sicurezza nel loro computer. Il programma quindi di cui vi parlerò oggi, che possiamo accoppiare all'antivirus, è il Malwarebyte. È un anti-malware ed è uno dei migliori che possa esistere, il Malwarebyte. Praticamente il Malwarebyte esiste veramente da diverso tempo, è stato scaricato sempre da milioni di utenti e sino ad oggi si è comportato veramente bene. Anzi, addirittura posso dire si è comportato certe volte fin troppo bene, allo sfinimento, al fastidio, perché molte volte anche alcuni, e questo diciamo che fra virgolette non è una cosa buona per gli anti-malware o in generale per gli antivirus, rileva molti falsi positivi. Cosa sono i falsi positivi, detti in termine tecnico, ma già la stessa parola lo dice? Non sono altro che finti virus. Quindi in questo caso l'antivirus, detto proprio in parole speech, l'antivirus capta quel file come un vero e proprio virus, invece non lo è. Ecco, questo viene chiamato falso positivo. Quindi diciamo fino a quando ne rileva uno su 100 file che andiamo a scansire, e allora ci può stare. Però su ogni file che noi andiamo a scansire, essendo che lui fa una scansione veramente accurata, tutto quello che noi mettiamo in scansione lui lo rileva come falso positivo, e allora lì non è perché rileva troppi virus, è uno dei migliori malware, uno dei migliori antivirus, anzi diventerebbe al contrario, perché non ci permetterebbe proprio di lavorare, quindi diventerebbe abbastanza scarso come anti-malware e antivirus. Devo dire che Malwarebyte in questo lavoro fa
in questo caso fa un lavoro veramente egregio. Qualche volta certo scappa un falso positivo, però diciamo rientra nella cerchia che vi ho detto io. Ogni tanto può esserci un falso positivo. Un programma veramente fatto bene e si divide in due categorie, come sempre. La fase free, quindi quella rivolta a tutti, possiamo scaricare la free, ora la vediamo cambiando inquadratura, tutti gli utenti ne possono fare uso, e poi ovviamente c'è quella parte premium, quindi a pagamento sotto abbonamento, che ovviamente avrà molte più cose, però lasciatemi dire che sì, si potrebbe scaricare la parte a pagamento, però magari chi proprio non ha antivirus, allora va a scaricare già la parte a pagamento, perché avrà molte più cose. Però per chi già possiede un antivirus gratuito o anche se stesso a pagamento, è inutile andare a pagare anche l'anti-malware, perché diciamo, la versione basica del Malwarebytes è veramente fatta bene, quindi si può utilizzare questa versione. Quindi non perdendo altro tempo andiamo a cambiare inquadratura e vediamo come si installa questo Malwarebytes, cosa fa e come deve essere usato. Aprendo sempre la nostra pagina di internet, io sto prendo Edge, cosa praticamente dobbiamo andare a cercare? Vi ho detto prima, andiamo a scrivere Malwarebytes, già vedete che lo trovate qui, quindi con la W e la Y. Andiamo ad andare un invio e andiamo proprio sul primo sito, che è quello di Malwarebytes, quindi andiamo su sicurezza informatica e qui praticamente già aprendosi il sito andiamo a vedere sopra in alto che c'è il download praticamente gratuito del sito di Malwarebytes, quindi del programma abbiamo noi il download gratuito. Qua possiamo andare a vedere che c'è sia per l'uso personale sia per il business e sia i prezzi di quello che vi dicevo io. Ci sono prezzi del Malwarebytes che vanno per la versione, valgono soprattutto per la versione premium, quindi per la versione quella gratuita che facciamo noi non occorre andare a pagare. Ovviamente lui vi dirà le varie fasce di prezzo e in più cosa va a fare in più quel tipo di fascia di prezzo. O, per esempio c'è anche una versione, la premium più privacy, potete vedere qua a $8.33 che contiene anche una VPN. Però abbiamo detto già e ne abbiamo straparlato un bel po' di volte, quando si sceglie VPN è meglio scegliere proprio un unico servizio che fa soltanto VPN, devo dire fatta veramente bene. Quindi download gratuito, cliccheremo qua in alto a destra, perfetto, e già qua noi possiamo andare a vedere le due fasce che sono quella gratis e quella premium. Quindi quella gratis fa soltanto il lavoro di rimuovere malware e spyware addirittura, quindi proprio quello che serve a noi per accoppiarle, per aiutare ancora di più il nostro antivirus. Facciamo apri file direttamente, diamo sì, voi non lo vedete, e andiamo a installare il nostro Malwarebytes. Quindi in questo caso, senza andare su opzioni avanzate, possiamo fare direttamente installa. Ovviamente se siamo privati metteremo uso personale, se è un'impresa metterete impresa. Qua è un uso personale che se ne fa, quindi faremo avanti. In questo caso attenzione sempre a tutte quelle estensioni, quello che sia che possiamo andare ad installare. In questo caso per esempio lui installerà un AdGuard per esempio, quindi è un browser guard, quindi serve per bloccare tutte quelle pubblicità, tutti quei pop-up dannosi. Però io già ho fatto, se voi avete seguito costantemente i miei video, ho fatto già un video per bloccare i pop-up nelle queste fastidiose finestre nei browser. Quindi in questo caso io, ora come ora, mi sento di dirvi che possiamo fare anche salta per ore, perché già ci sono software molto migliori che possano essere quelli, diciamo, a parte quelli di Malwarebytes. Quindi andare a mettere troppe estensioni, troppi blocca pop-up, poi alla fine vanno in contrasto fra di loro e nessuno lavorerà male. Quindi mi raccomando sempre un blocco pop-up unico, e già nei video precedenti potete vedere quale vi ho consigliato. Attendiamo l'installazione. Se dire che l'installazione comunque è abbastanza veloce, non è lenta. Perfetto, ha quasi terminato, ha terminato in questo momento. Quindi in questo caso noi potremmo fare direttamente, per esempio, apri Malwarebytes, lo metterà sul desktop, però noi possiamo direttamente aprire il programma. La finestra è molto aperta, potete anche chiuderla se volete, quella diciamo del browser dove abbiamo scaricato noi il nostro Malwarebytes. E qui ovviamente farà fare un piccolo ovviamente check-in iniziale, una piccola configurazione iniziale. Vediamo assieme cosa farà fare. Allora, inizia subito, quindi lui già qua
vi proporrà, ovviamente abbiamo detto sempre che tutti i programmi gratuiti in qualche modo devono comunque andare avanti sotto forma di piattaforma economica, sotto forma di guadagno, chiamatela come volete, quindi loro, fra virgolette, non dico bombarderanno di pubblicità, però cercheranno e vi spingeranno sempre ad acquistare la versione premium. Quindi in questo caso noi facciamo, se volete potete attivare l'abbonamento, però noi facciamo sempre forse più tardi. Quindi in questo caso possiamo andare a montare questa versione di prova, però vi garantisco che il programma funzionerà sempre, quindi non vi dirà né di andare a acquistare la versione di là, né di qua né di là, perché praticamente possiamo utilizzare questa versione free in maniera veramente tranquilla. Quindi in questo caso possiamo fare avvia periodo di prova, ho capito. Quindi andiamo su inizia subito e questo è come si presenta il nostro praticamente Malwarebytes. Quindi è molto come potete vedere intuitivo il Malwarebytes. Sopra, e vi rispiego di nuovo per non cadere in errore, che poi magari potrebbero arrivare messaggi, lui dà il premium per 14 giorni, non è la versione prova del free, dopodiché passerà direttamente a free e lì lo possiamo utilizzare. Quindi lui già vi fa capire cosa si toglie una volta che passiamo a free, quindi la VPN non funzionerà più, quindi tutti i servizi che sono a pagamento ovviamente cadranno e funzionerà soltanto la versione a free. Questo era giusto dirlo. Quindi in questo caso noi non dobbiamo settare completamente nulla, a noi non rimane altro che fare praticamente la scansione, quindi andando su avvia la prima scansione. Quindi una volta che noi cliccheremo su scansione, direttamente partirà praticamente tutto il check-up del io lo sospendo, partirà tutto il check-up perché ovviamente ci starà assai, quindi non possiamo fare un video lunghissimo. Partirà tutto la ricerca degli aggiornamenti, la scansione della memoria, la scansione degli elementi e la scansione soprattutto quella interessante è l'ultima dei file system in course, dove si annidano, abbiamo detto, quei fastidiosissimi spyware e malware. Quindi in questo caso poi vi dirà direttamente alla fine se ha trovato dei file o non li ha trovati e direttamente li metterà in automatico dandoci un ok in quarantena. Abbiamo completamente terminato con la scansione. Quindi lui in automatico quando noi finiremo di fare questa scansione lo potete per esempio mettere anche a chiudere perché lui sta aperto comunque sotto qua nella barra degli strumenti se ci fate caso qui, quindi lo possiamo anche uscire fuori, sarà sempre qui accanto per esempio al nostro antivirus, quindi in questo caso da me che ci è installato un Norton 360 lui lo coaudio, quindi lo aiuta e si va a mettere qua accanto, quindi in questo senso abbiamo visto come possiamo aiutare un antivirus. Nel mio caso per esempio io lo andrò a disinstallare perché io per esempio ho installato una versione a pagamento di Norton 360, quindi che al suo interno, oltre ad avere la bellissima VPN, il bellissimo firewall personalizzato, il secure browser, tutti i blocco pop-up possibili e immaginabili, ha anche la protezione da malware, ransomware, spyware, il phishing, insomma ha tutto e di più. Per questo sempre vi consiglio comunque, onde evitare di montare tanti pacchettini, che raramente però succede, possono andare anche in contrasto fra di loro, quindi non è detto che installate il Malwarebytes e va tanto d'accordo con l'antivirus vostro, però di base è molto buono come programma e va, devo dire, d'accordo con molti antivirus, con qualcuno purtroppo no. Quindi in questo caso la versione io la toglierò perché a me non servirà, per coloro che hanno versione free possono essere aiutati da questo Malwarebytes che devo dire che ha da anni che fa il suo lavoro veramente bene. Quindi che dirvi, se volete insomma provare questo malware, l'avete visto in versione di prova, addirittura in premium, poi vi scadrà e continuerà in versione free, potete farlo benissimamente e potete comunque anche utilizzarlo ogni tanto, ogni mese, fare proprio un check-up sul vostro computer e vedere se si è annidato qualche malware che invece il vostro antivirus, soprattutto in versione free, non ha captato. Che dirvi? Buon controllo a tutti e provate il programma. Ciao a tutti, alla prossima!